Ciao a tutti amici, bentrovati sul canale. Oggi ho un video un po' lungo preparato. È un tag natalizio che ho trovato sul canale del Mondo di Marti, che saluto. Ci saranno un po' di libri da consigliare. Tra l'altro vi ricordo di guardare sempre nella descrizione del video, perché ci sono tutti i libri citati. Poi c'è, magari se volete aiutare concretamente il canale, c'è spiegato come fare. Ehm, Ci sono le recensioni, quindi c'è anche un voto ai vari libri, eccetera. Trovate tutto qui sotto. Ricordatevi sempre di guardare nella descrizione del libro, nella descrizione del video, scusate. Cominciamo. Numero 1, Attesa, un libro che hai aspettato per tanto tempo prima di averlo tra le mani. Come forse avrò già detto diverse volte, io ho una passione per Luigi Pirandello, per tutte le sue opere, sia teatro eh, che commedie, che romanzi, eccetera. E ho cercato per anni una delle sue opere teatrali che non riuscivo a trovare. L'ho cercata per una decina di anni almeno, perché non la ristampavano. Stampano sempre, come saprete, le opere più famose, quelle meno conosciute si fa fatica a trovarle. E l'ho trovata in questa raccolta di opere di teatro, questa che ho la collezione completa. L'opera di cui vi parlo è La vita che ti diedi. La vita che ti diedi parla di una signora che ha un figlio che va all'estero per lavoro, va via per un certo periodo, quando torna lo trova cambiato, è cattivo, è gretto, è meschino, non era come se lo ricordava lei. A un certo punto il ragazzo muore e lei si comporta come se quello morto fosse un estraneo, come se il suo figlio fosse ancora via, non l'accetta come morto, diciamo, per lei era un altro quello lì, e continua a parlare come se suo figlio fosse ancora vivo, è via per lavoro, le ha dato una nipotina, eccetera. E come saprete, Pirandello analizza sempre la mente umana, le sfaccettature, qual è la nostra vera personalità, chi siamo noi, eccetera. Se vi capita, vi consiglio di andare a vederlo anche a teatro, di leggere i romanzi, le novelle, qualsiasi cosa. È un autore molto, molto interessante che vi consiglio caldamente. Numero 2, Maglione della nonna, un libro coccola. Qui mi è venuta in mente la serie di Laura Ingalls, Little House, di cui ho parlato già ampiamente sul canale, c'è anche la serie televisiva, eccetera. Non so se lo sapete, ma esistono anche i libri, sono stati tradotti finalmente ultimamente anche in italiano, sono disponibili, mi pare, anche su Amazon, si trovano. Ci sono tutti i libri della serie della Casa nella Prateria. Vi consiglio di leggerli, magari se avete dei ragazzi, sono libri per ragazzi molto belli. Numero 3, Decorazioni, un libro dalle forti atmosfere natalizie. Qui ancora vi cito Fuga dal Natale di Grisham. Scusate, ma è inverno, ho la tosse. È un libro di cui ho già parlato, ma parlando di Natale mi viene in mente questo, che è un libro che parla di una famigliola che pensa di non fare le solite festeggiamenti natalizi perché tanto la figlia non sarà presente quell'anno e loro magari vogliono andare a fare una crociera, fare qualcosa di diverso. Invece poi il Natale si vendicherà perché si troveranno, tra virgolette, costretti a festeggiare il Natale in maniera tradizionale. È un bel libro, dall'atmosfera natalizia va bene benissimo per tutti, anche se volete fare un regalo magari in questo periodo. E ne era stato tratto anche un film commedia con Tim Allen, non so se l'avete visto. Poi, Film di Natale, un libro che rileggi o rileggeresti volentieri 4. Qui mi viene in mente questo, che è Piccolo mostro di Mickey Spillane, uno dei capostipiti degli autori del genere hardboiled noir. Molto molto bello questo libro. Parla di un ragazzino figlio di un miliardario, genio della musica, della matematica, eccetera, e suo padre appunto vuole farne un fenomeno, diciamo, un mostro. Poi questo ragazzo viene rapito e Mike Hammer, che è l'investigatore creato da questo bravissimo autore, deve scoprire cosa è successo a questo ragazzo in pratica. Molto molto bello come libro se vi piace il genere. Numero 5, Albero di Natale, un libro con una bella copertina. Qui mi è venuto in mente questo, Il Comitato Tiziano di Ian Pierce. È un autore che ha scritto dei gialli ambientati nel mondo dell'arte. Il caso Raffaello, il Comitato Tiziano, La Quarta Verità, ce ne sono in giro diversi. Ve lo consiglio perché se vi dispiace il genere è scritto veramente bene. Poi, numero 6, Neve, un libro ambientato in un luogo freddo. Qui assolutamente mi è venuto in mente i libri di Francisco Coloane, questo è Cacciatori di Indios.
che è un autore che è vissuto nella Terra del Fuoco, nell'Antartide, al Polo Sud, per diversi anni. È vissuto sulle navi baleniere, sono romanzi d'avventura che raccontano le sue avventure. Molto molto belli se avete dei ragazzi o se vi piace il genere, assolutamente consigliatissimi. È stato paragonato a Jack London e credo che in Italia non sia molto conosciuto come autore. Numero 7, Biscotti appena sfornati, un libro che risveglia dolci ricordi. Qui mi viene in mente I Vedovi, Bologna Jacques, un thriller psicologico per me è il più bello del genere. Mi è piaciuto tantissimo quando l'ho letto. Praticamente parla di un scrittore un po' spiantato con scarso successo che si iscrive a un premio letterario senza speranza di vincere. Ha una moglie di cui è gelosissimo, una modella, e per gelosia, diciamo, uccide un fotografo pensando che sia il suo amante. Poi deve scappare, deve nascondersi e inaspettatamente vince il premio letterario, quindi dovrebbe uscire allo scoperto, ma non può farlo perché si deve nascondere, quindi comincia la sua fuga, poi litiga con la moglie, durante un incidente la moglie muore, eccetera. Non vi racconto il resto perché è veramente un libro da leggere, è uno del classico libro che vi tiene incollate alle pagine e non riesce a smettere di leggerle. L'ho fatto leggere anche a delle persone che non amano il genere e gli è piaciuto lo stesso, per cui consigliatissimo assolutamente. Numero 8, un libro con la copertina bianca, questo mi è venuto in mente Perfetto Gibbs di Woodhouse, un autore, l'autore umorista per eccellenza, Woodhouse, se volete leggere un libro spiritoso, divertente, ironico, impregnato di humor inglese, Gibbs è un maggiordomo che è protagonista della maggior parte dei suoi libri, che sono dei libri spassosissimi, divertenti. Ne ha scritti tantissimi, ve lo consiglio. Poi, ehm, numero 9, che fai a Capodanno un libro che non riesci a cominciare per le troppe aspettative, è questo, Il Dio del fiume di Wilbur Smith. Non è per le troppe aspettative, è solo che è un libro che sto cercando di leggere ormai da anni, però ne capitano sempre degli altri e va a finire che non riesco mai a cominciarlo. E i libri di Wilbur Smith ne ho diversi in casa, non riesco a leggerli perché poi va sempre a finire che ne comincio un altro. Numero 10, Bacio sotto il vischio, un libro con una bella storia d'amore. Mi è venuto in mente I pilastri della terra di Ken Follett. Ehm, a parte che è un romanzo storico, non so se lo conoscete, ne è stata tratta anche una notissima miniserie TV, ma c'è anche delle storie d'amore nel libro molto belle. Quindi è sia, diciamo, sia romanzo d'amore come genere, sia romanzo storico. Numero 11, Regali, un libro che ti è stato regalato. Questo, Mille splendidi soli di Khaled Hosseini, mi è stato regalato da una mia amica, un autore apprezzatissimo, afghano, che io devo dire la verità non l'ho ancora letto, per cui preferisco non parlarne. Non mi piace parlare di cose che non conosco. Numero 12, Lista di buoni, un libro letto quest'anno che ti è piaciuto. È L'altra parte del mondo di Colin McCullough, che tra l'altro sto ancora leggendo, che è un libro che parla della conquista dell'Australia, dell'Oceania da parte degli inglesi nel 1700. La colonizzazione, sono stati spediti dei galeotti lì a colonizzare queste terre, non sapevano neanche cosa avrebbero trovato perché all'epoca erano terre sconosciute. Anzi, non sapevano neanche esattamente dove si trovavano, avevano delle mappe un po' approssimative. Sperando di non perdersi nell'oceano, sono partiti e racconta le avventure di questa colonizzazione. Numero 13, Lista dei cattivi, un libro letto quest'anno che non ti è piaciuto, qui mi devo ripetere, l'ho già detto, è Quo Vadis di Sienkiewicz, che è un romanzo storico ambientato all'epoca di Nerone che racconta della persecuzione dei primi cristiani. Vengono contrapposti i cristiani coi pagani, coi romani, eccetera. Un libro che io ho trovato abbastanza noioso. Tra l'altro l'autore ha vinto anche il premio Nobel per questo libro, a me non è piaciuto per niente. Mi sa che non è il mio genere, l'ho trovato molto molto noioso, infatti non l'ho neanche finito. Ma poi le letture sono cose molto personali, una cosa che piace a una persona magari a un altro non piace. Numero 14, Canzoni di Natale, un libro, un genere che non ti stanchi mai di leggere, qui lo sapete, a me piace il thriller psicologico, il romanzo storico. Se seguite il canale sapete già che questo è il mio genere.
Numero 15, visto che ti piace leggere, ti ho regalato questo, un libro lontano dalla tua comfort zone. Questo è veramente un libro che mi hanno regalato. Un bel sogno d'amore che è un romanzo d'amore, credo, un autore che non ho ancora letto, a dir la verità, e molto lontano dal mio genere, in effetti. Poi siamo arrivati. Numero 16, un libro con la copertina rossa. Qui mi è venuta in mente questa collezione dei Polilli, i bassotti della Polillo Editore, Mystery Collector Edition, questo, che sono dei gialli che sono delle chicche introvabili, libri magari che non vengono ristampati o che non sono stati stampati in Italia. Sono libri molto belli, ma sono per collezionisti. Ve li consiglio, ce ne sono tanti, adesso io ne ho qui 3 o 4, questo, insomma, questo. Se vi piace il genere thriller è una collezione che non deve mancare nella vostra libreria, assolutamente consigliati, perché sono delle chicche, libri magari introvabili per collezionisti, ecco. Poi, numero 17, Pandoro contro Panettone, un libro di cui hai sentito pareri contrastanti, è questo, Il garzone del macellaio, a cui avevo dedicato anche un libro, tra l'altro, quando l'ho letto qualche tempo fa. È un libro scritto in maniera molto diretta, molto cruda, in prima persona, da questo tizio che poi finisce per uccidere delle persone, diciamo. È stato criticato per come è scritto, in effetti è scritto in maniera molto originale, però il libro è bello, a me è piaciuto. È un po' crudo, molto diretto come libro, diciamo. Numero 18, Parente, un libro che è partito male ma poi si è ripreso sul finale. Questo non mi è venuto in mente nessuna traccia, lo salto. Numero 19, Tombola, un classico che ami e consigli, assolutamente un libro di stampe, qui ho Vicolo Caneri, I Pascoli del cielo, Pian della tortiglia, tutti questi romanzi brevi di Steinbeck che raccontano l'epopea dei diseredati in California all'epoca della Grande Depressione, diciamo, sono storie della famiglia, della vita di gente povera, molto molto belli. Anche se non siete forti lettori, diciamo, questo è un libro che leggerebbe chiunque e che può fare appassionare alla lettura, se volete cominciare a leggere, o regalare dei libri a qualcuno che non è un forte lettore, magari, per farlo, per invogliarlo a leggere. Assolutamente Steinbeck è consigliatissimo. Numero 20, Shopping di Natale, un libro che hai comprato a scatola chiusa d'impulso. Questo, un super classicissimo, La Divina Commedia di Dante. Guardate che bello, rilegato, tradotto, spiegato, molto 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 bello. E tra l'altro costa pochissimo. Questo libro pensate che l'ho pagato 9,90 euro. No, 5,12 euro, 9.900 lire era, 5,12 euro, pensate. Questo libro, assolutamente un classicissimo che non deve mancare nella vostra libreria. Io non ho fatto neanche studi classici, ho provato a leggere, lo devo rileggere perché è molto complesso come libro. Però chi è un lettore deve assolutamente leggere la Divina Commedia prima o poi. Numero 21. Che non è di Natale, un libro che ti ha fatto sentire soddisfatto una volta concluso. 21. Vi consiglio questo, uno dei più bei romanzi di sempre, italiano, Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, che racconta la vita della gente povera a Firenze negli anni 20 del XX secolo, diciamo, quando c'è stato l'avvento del fascismo. Racconta la vita della gente che viveva lì, in parte autobiografico come romanzo. Racconta di personaggi che ha conosciuto lui. Molto, 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 molto bello come libro. Consigliatissimo per chiunque. Numero 22, un libro con la copertina verde. Qui mi è venuto in mente anche qui una raccolta di Pirandello. Questa è la prima che ho comprato io, che è la collezione Premi Nobel, dove c'è sia il Fumatia Pascal che poi opere di teatro, così a se mi pare, sia i personaggi in cerca d'autore, la Giara, l'Enrico IV. Gli ho detto che Pirandello è uno dei miei autori preferiti, questo è un bellissimo libro rilegato che io comprai quando andavo alle medie, pensate, e mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto appassionare a Pirandello. Poi 23, All I Want for Christmas, un libro che ti piacerebbe ricevere per Natale.
Mi piacerebbe i libri di Grisham perché ne ho letti un po', poi a un certo punto mi sono fermata, sono almeno 10 anni che non lo leggo e gli ultimi libri che sono usciti mi mancano, mi piacerebbe leggerlo ogni tanto, è un autore che mi piace molto, mi piacerebbero le sue ultime uscite. Numero 24, Brindisi, un libro che hai letto in un momento importante della tua vita. Qui vi dicevo prima il Fu Mattia Pascal, questo che fa parte della collezione Premi Nobel. Appunto, l'avevo comprato quando io andavo ancora alle medie, avevo 12 o 13 anni, mi ha fatto appassionare a Pirandello, mi è piaciuto tantissimo. Quindi anche se siete giovani o se avete dei ragazzini, assolutamente un autore consigliato. E mi ha fatto appassionare a questo autore, come dicevo. Numero 25, consiglio un libro da regalare per Natale, a parte tutti quelli che ho citato finora, che sono tutti da regalare, vale la pena. Vi consiglio questo, Il postino suona sempre due volte, genere thriller noir, molto molto bello, dove c'è la classica femme fatale con l'amante che decidono di uccidere il marito. Un libro che mi è piaciuto molto, consigliato da un altro canale qui su YouTube, poi ho deciso di leggerlo, anche questo me l'hanno regalato, mi sembra l'anno scorso per Natale o per il mio compleanno. E se vi piace il genere noir, consigliatissimo. Poi vi metterò sotto anche i titoli dei libri che ho citato, come vi dicevo, vi darò un voto, i video in cui ne ho già parlato, così magari se volete andare a rivederli e condividete il video se vi è piaciuto. Vi faccio tanti tanti auguri per le feste, comprate bei libri per Natale da regalare e auguri anche per l'anno nuovo. Ciao, un abbraccio, grazie per la visione.